Ragazzi, buonasera, buon fine settimana, ben ritrovati e vorrei sapere se c'è ancora qualcuno sul pezzo o se siete scappati già tutti, vecchie volpi. Lo so che quando il mercato lateralizza scappate, ma ve ne pentirete, ve ne pentirete. Lo so che chi è scappato non mi sta guardando, quindi è inutile anche dirglielo, ma voi che siete qui non ve ne pentirete. Ecco, questo è il discorso che volevo fare. Comunque ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' la situazione. Ditemi un po' come vi state comportando, cosa state facendo, che aspettative avete. Insomma, come sempre, questa prima mezz'ora è dedicata a voi, tutta di domande e risposte, e poi la seconda parte sarà la solita parte invece di analisi. Prima di iniziare, ragazzi, vi volevo annunciare una nuova promo, che abbiamo iniziato una partnership con eToro, visto che tanti di voi ci chiedevano anche dei broker tradizionali. Io sto facendo le guide tra tutti e sto provando a scroccare delle promo, giustamente. Io ve le dico nel caso in cui vi dovessero interessare, perché spesso e volentieri per i nuovi utenti, come ben sapete, ci sono delle promo gustose. Ecco, eToro ha creato questa che è un bonus sul primo deposito, molto stile cripto, e nello specifico sul primo deposito che fai su eToro, che tra l'altro vi ricordo che vi ho spiegato nella guida, nel video guida che ho fatto ieri, si può riuscire ad avere 0 commissioni sui depositi prelievi conoscendo un po' il suo funzionamento. Sul primo deposito puoi ricevere fino a $500 in asset, tra cui anche Bitcoin ovviamente, in base all'entità del deposito. Qua sotto trovi i vari livelli con la scaletta e in descrizione trovi il link. Credo di averlo messo, vero? Direi di sì. Trovi il link per usufruire di questa interessante promozione. E questa è una cosa. La seconda che vi volevo ricordare invece riguarda la nostra nuova masterclass sulle strategie di farming e arbitraggio in DeFi. Una masterclass un po' approfondita su una specifica nicchia della DeFi che attualmente è molto interessante, che è appunto l'arbitraggio dei funding rate sui perp DEX, con degli esempi operativi. Insomma, se leggete per bene quello che è il programma, vedrete che vi interesserà anche di questa. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa. Ho detto interessa un po' troppe volte. Bene, eccoci qua. Ecco, l'argento. Chi è che sta parlando di argento? Di nuovo si parla di argento qua. Allora, aspettate, come sta andando? Io ammetto che non l'ho più seguito, l'argento. Devo essere molto sincero, non ci ho più fatto caso. Aspettate che adesso vado a dare un'occhiatina al grafico, e per chi si chiede che cos'è questo grafico sullo sfondo, è il grafico di Monero. In realtà anche questo era per rispondere a una domanda che mi fate spesso, ovvero perché le privacy coin stanno pompando. Non so se ci avete fatto caso, ma in quest'ultimo periodo il trend un po' più dominante dal punto di vista speculativo è stato quello delle privacy coin, no? È partito con Zcash che ha dato la sua prima ondata, adesso è ritracciato per bene, e adesso è il turno di Monero. Al di là delle narrative, aspettate che lo aggiungo a proposito, XMR USDT. Al di là delle narrative che poi ci si può raccontare su KuCoin, sì, c'è un bello storico, l'ha messo, ok, XMR. Al di là delle narrative che ci si può raccontare, ragazzi, io vi dico solo di fare attenzione, perché in realtà non c'è una vera e propria ragione, no? Cioè è un pump a cui poi le narrative sono seguite. Non è che c'è un incremento di attività, ma come su Zcash io avevo fatto il video dedicato, se vi ricordate, e non mi sapevo spiegare il motivo per cui cioè non c'era un motivo, era un pump coordinato, tutti su X che lo pompavano. E mentre Monero era molto più utilizzata. Ecco, posso capire molto di più quello su Monero perché effettivamente è la privacy coin, però un pump del genere a me fa sempre storcere il naso. Cioè ha fatto quasi un per due nel giro di 4 giorni in una situazione di mercato come questa. Cioè bisogna fare molta attenzione e soprattutto don't chase the pump, perché è facile rimanere intrappolati. Ecco, quindi questo era giusto per rispondere a una domanda che in questi giorni mi avete fatto molto spesso. Allora, la legislazione sulle privacy coin negli Stati Uniti è completamente diversa dalla nostra. Noi da europei rischiamo pure per la sola detenzione. No, per la detenzione no. Sono gli exchange che devono fare attenzione. Ecco, hai messo un post ieri sul regime amministrato su Scalable Capital. Mi sai dire un'indicazione su quando uscirà? Prima metà del 2026. Allora, guarda, io ovviamente non te lo posso dire per certo,
perché li sto sentendo quelli di Scalable, perché come vi ho detto voglio fare le guide su tutti i principali broker. Uno di quelli che mi avete chiesto di più è Scalable Capital, e quindi li ho contattati, gli ho chiesto un po' di informazioni per appunto preparare il mio video guida, e tra le varie cose mi hanno proprio detto che stanno lavorando per offrire il regime amministrato. Allora io non so se ve lo posso dire oppure no, nel dubbio facciamo finta che io non ve l'ho detto, ma l'obiettivo dovrebbe essere questa primavera. E Scalable è una gran bella piattaforma anche quella, infatti vedrete che la guida sarà molto interessante. E inoltre, per chi è interessato alla mera esposizione finanziaria verso Bitcoin, non c'è solo Bitcoin Spot, ci sono anche gli ETF che sono tassati al 26, quindi per chi è interessato semplicemente all'esposizione finanziaria tramite ETF, ovviamente su Scalable ha un prodotto top con anche il regime amministrato e le tasse al 26, quindi soprattutto per chi magari inizia ora e, ripeto, non è interessato a detenere Bitcoin Spot. Il regime amministrato allieta la mente per la fiscalità, e hai pienamente ragione. Hai pienamente ragione, perché chiedigli un bel bonus di iscrizione, credi che non lo stia facendo? Ragazzi, sappiate che quando io voglio fare qualche contenuto sulle piattaforme, io gli rompo le palle a morte finché non mi sganciano un bonus da distribuire. No, scherzi a parte, ci provo ovviamente, ci sto provando e ci riusciremo. Mi sembra che l'andamento di Bitcoin sembra quasi uguale a quello che ha fatto all'inizio dello scorso bear market. Se sovrapponi le candele, può essere? Allora, guarda, c'è una somiglianza, se proprio vogliamo andarla a tirare fuori, con effettivamente questa fase qui, ne parlavamo la scorsa volta. Vedi? Molto simile, è vero, è abbastanza simile. Però, c'è un però, bisogna vedere se adesso di nuovo si comporta in questo modo. Ok? E a prescindere da ciò, cioè anche se dovesse fare poi l'ultima capitolazione, cioè questi sono un po' i periodi più interessanti, perché se si dovesse comportare così, poi l'ultima capitolazione aveva segnato il bottom, vi ricordo. E quindi insomma è un po', potrebbe essere un po' l'inizio del periodo più interessante per ricominciare a costruire, cioè abbassare il prezzo medio di carico. Questo dovrebbe essere l'obiettivo di un investitore, o no? Cioè, il momento migliore, paradossalmente, avevo fatto una simulazione, no? Il momento migliore per iniziare un piano d'accumulo è al massimo del mercato prima della discesa. Avevo fatto proprio, mi ricordo, un po' di tempo fa un video dedicato a simulare il pack che inizia in vari momenti. E un pack che inizia al top preciso prima del bear market è il momento praticamente migliore per iniziarlo. Lo so che sembra strano, ma è così. Quanto è probabile da 1 a 100 che un ETN BlackRock fallisca nel bear market? Beh, ragazzi, direi 1. Anche perché, cioè, BlackRock che fallisce, non è che per il bear market ti fallisce BlackRock o un suo prodotto, cioè, non direi abbastanza di no. Direi abbastanza di no. Comunque vi invito anche a seguire lo scenario, perché quello lì che hai detto è il bear case, no? Ma se dovesse ripartire, dipende tutto un po' da come approccia questa zona. Adesso ne parliamo. E attendo con ansia l'alt season. Ragazzi, di nuovo c'è davvero qualcuno che sta aspettando ancora l'alt season. Mamma mia. E allora, no, scherzi a parte, ragazzi, aspettare con ansia l'alt season è la cosa peggiore. È la cosa peggiore, perché se arriva la sfrutti, se non arriva non c'è. Non aspettatela con ansia, è proprio sbagliato. È proprio sbagliato. Ieri al Senato americano hanno bocciato la legge sulle cripto. Potresti dirci di più? Ma in realtà so che c'è un dibattito in corso. Perché allora avevo visto che si era lamentato molto Coinbase, perché la proposta che avevano fatto toglieva potere alla CFTC per darne di più alla SEC, metteva dei paletti molto importanti sulla DeFi, non permetteva la rendita sulle stable, quindi è ancora in lavorazione. E quindi, che dire, è un attimino da vedere come poi verrà finalizzata. Guerra delle banche, sì, esatto, perché di fatto poi sono le banche che
come dire, che ci ha messo un attimino lo stop, non volevano. Sono sulle materie prime perché Trump fa il matto, è vero, a proposito. Ecco, bravo, mettiamola così, questo è correttissimo. Mettiamola così, sappiamo che l'alt season non arriverà, ma noi l'aspettiamo lo stesso. Mi sembra legit, mi sembra assolutamente legit. Di solito l'accumulo di materie prime anticipa crisi del mercato, il nostro pizza index, e a volte anticipa delle fasi recessive. Però che dire, anche lì sono un po' forzate a volte queste correlazioni causa-effetto, non lo so. Dunque, fammi un po' vedere l'argento. Guarda che roba. Argento sempre folle, eh? Sempre folle. L'oro come si sta comportando? Avevo visto che anche lui aveva rimbalzato cioè veramente c'è una domanda per i metalli preziosi che è estremamente folle. Estremamente folle. L'alt season è mancata perché Bitcoin ha fatto schifo. È vero, per il momento il fatto che Bitcoin non ha dimostrato forza ha frenato parecchio il muoversi delle alt, proprio perché le alt sono un termometro del rischio, no? Dell'appetito per il rischio. Assolutamente sì. E io me la sogno la notte, sì, nei migliori sogni. Posso chiedere come funziona la tassazione? Ah, abbiamo detto niente tasse oggi, ragazzi, dai, facciamo un'eccezione, Tassazione se prendo in prestito a collaterale USDC, forse sono in ritardo per la live sulle tasse. Se prendi in prestito a collaterale USDC è un caso un po' borderline, perché anche un altro mi aveva chiesto, ma se io metto a collaterale Bitcoin, no, scusate, se prendo prestito, no, cioè tu intendi collaterale USDC o collaterale Bitcoin e prestito in USDC? Perché in quel caso c'è solo da stare attenti al cambio euro-dollaro, secondo me. E sì, ma anche se si assomigliano non è che la storia si ripete sempre uguale. Siamo in un momento buono dal punto di vista QE, taglio tassi, Powell che se ne va. Effettivamente è vero. Ma infatti io non credo molto alle correlazioni del tipo ma è successo questo in passato, allora succederà ancora. E basta. E basta. Perché non attivi il tasto hype così te li metteremo tutti noi per spingere? Ma come si fa a attivare il tasto hype? Mi sa che a me non me l'hanno ancora abilitato, forse l'hanno abilitato solo ai creator grow, ma su YouTube dici? Aspettate che intanto metto non disturbare così non mi arrivano le notifiche. E quindi sì, no, non lo so in realtà come funziona. A mio avviso ci sono troppe alt per immaginare un alt season che fa salire tutto, questo senz'altro, oppure dura poco. Perché è così, è così. Secondo te performa meglio Bitcoin o SP500 per un lungo termine? Tu fai anche azionario? Guarda, io sinceramente preferisco diversificare, quindi non è che mi concentro solo su un asset o l'altro, e a mio parere, come ho detto varie volte, poi chiaramente ogni portafoglio va studiato a sé in base all'investitore, alla sua propensione al rischio, l'età e tutta una serie di cose, però il tema è: io penso che ci siano alcuni asset che sono un po' dei must have, no? E dal mio punto di vista sono l'azionario, quindi possiamo immaginare l'azionario World o l'SP500, insomma lì poi dipende da dove uno si vuole esporre di più, l'oro, dal mio punto di vista un must have in portafoglio, e Bitcoin, e poi se uno vuole liquidità barra obbligazioni statali, treasury come stabilizzatori e appunto liquidità che ti va a fare da ammortizzatore della volatilità del portafoglio. E questo secondo me è un po' la base del portafoglio medio, diciamo un portafoglio semplice. E scusate, ma in sti giorni sono iper raffreddato e adesso sto veramente sono in una situazione critica, e comunque scherzava, sono allergico alle candele rosse come dicevamo la scorsa volta, e vi dicevo un portafoglio a mio parere dovrebbe essere sufficientemente diversificato,
E poi chiaro che ognuno decide se spingere di più su un asset o sull'altro, magari se andare un po' più diciamo aggressivi con stock picking anziché l'ETF, ma lì dipende chiaramente da ognuno. La carta flu di Young Platform sono scomparsi. No, non sono scomparsi, stanno prendendo la licenza. Penso che debbano prendere prima la licenza MiCAR, che adesso so che c'è l'iter in corso, e basta. E poi la rilasceranno. Hanno fatto una pubblicità folle, figurati, non credo che scompaiano, anzi io non vedo l'ora, io l'ho vinta. Il tasto hype te lo attiva YouTube a onda. Ecco, vedi, io mi sa che non ce l'ho. Quest'anno sarà un bagno di... Oh, il pessimismo, è arrivato il pessimismo, attenzione, vi chiedo cosa ne pensate. Quest'anno sarà un bagno di sangue, questi rimbalzi sono rimbalzi di breve, ma il trend rimane ribassista. La liquidità globale è praticamente inesistente, oro e argento lo dimostrano. Cosa ne pensate? Dai, facciamo anche questo gioco di scambio di opinioni. Io vi dico la verità. Vi dico la verità. Allora, aspettate che torno sul grafico Bitcoin, che è più chiaro. Tac. Tac. Allora, questo è il grafico Bitcoin, no? E tu hai detto siamo in un trend ribassista. Questo è vero solo sul medio termine, attenzione, perché il trend primario per ora è ancora rialzista. È vero quello di cui parliamo da un po', no? Che c'è somiglianza con questo costrutto di top. Però le condizioni macroeconomiche sono molto diverse. Qua avevamo tassi in rialzo e liquidità in contrazione. Adesso è l'esatto opposto. Quindi fare i paragoni solo per un disegno sul grafico è assolutamente, secondo me, riduttivo, no? Questo non vuol dire che si sale per forza, non vuol dire che... Però io ti dico così, se anche fosse, immaginiamo che davvero quest'anno sarà un bagno di sangue, tu dovresti ringraziare il Signore che ci sei dentro adesso e sei qui e puoi studiarti una strategia di posizionamento durante il bagno di sangue, perché poi lo si rimpiange dopo. Cioè questa è la cosa che a me lascia perplesso. Il voler prevedere il futuro e dire no, io voglio entrare solo quando sono sicuro che il prossimo mese salirà, cosa che non esiste, e anzi ti porta a rischiare di più a posizionarti vicino al top che in una zona bella solida. E è proprio, c'è questa dissonanza cognitiva che è molto comune, molto molto comune. Il voler capire cosa succede, perché c'è questo costrutto qui, la liquidità cos'ha, quindi sale o scende, pensare di poter sapere cosa farà il mercato in futuro, che è assolutamente impossibile. E il tema è proprio che nel momento in cui ci sono queste fasi di noia, di debolezza, sono i periodi migliori, punto, in assoluto. Guarda, aspetta, adesso se riesco, dunque, vediamo se riesco a ricaricare la simulazione di PAC. Dovrebbe essere questo, vediamo. Allora, questo è daily, settimanale, facciamo. Allora, no, daily. Supponiamo, guardate, questo è un PAC simulator che avevo costruito su TradingView, con l'aiuto di alcuni ragazzi della community, in realtà. E guardate, ecco, guardate che figata. Questa è l'ipotesi di un PAC costruito, lo vedete? Spero di sì, ok. Vogliamo di nuovo il cashback del 100% su NordVPN, arriverà ragazzi. Allora, guardate. Questa è l'ipotesi di un PAC iniziato nel punto esatto di top del 2021, ok? Quello che vi dicevo prima. Guardate, ovviamente per tutto il bear market sei in perdita, quindi sei per un anno in perdita perché ovviamente il mercato non fa che scendere, quindi è impossibile essere in profitto. Però poi, dopo il bottom, guardate che roba potente che è il PAC in queste situazioni. Dopo il bottom qui, su TikTok purtroppo i grafici non si vedono perché sullo schermo verticale sarebbe un quadratino grosso così, quindi sentite solo la mia voce, se volete andate su YouTube a vedere il video live grosso in orizzontale, mi spiace. E comunque, ripeto, qua c'era il bottom e solo pochi mesi dopo, dal primo rimbalzo, si era praticamente già in profitto, cioè si era arrivati ad avere un prezzo di carico di $26.000. Iniziando il PAC a 70.000.
Questa è la potenza del pack e praticamente dal primo rimbalzo in poi non sei mai più stato in perdita e nel periodo di massimo si era in profitto praticamente di 3 perché il prezzo medio di carico era 37.000 e il top era 125.000. Quindi capite, no, che è assurdo voler solo arrivare quando sale. Cioè, quella è l'ottica ovviamente di chi vuol fare un trade solo di un certo tipo, tra l'altro solo long, e allora dice no, io arrivo solo quando sale, speculo, vado long, eccetera, ok? Però altrimenti proprio è una cosa che non ha ragion d'essere. Non ha ragion d'essere il voler essere lì solo quando sale. E vedete, ecco, questa è la dimostrazione. Adesso magari farò un video dedicato proprio a questa cosa qui, così spiego con i numeri alla mano, non, né più né meno che numeri alla mano che parlano da soli, senza fare ipotesi o voler appunto prevedere il futuro. E se i metalli assorbono la liquidità e così l'inflazione riprendesse a salire, la Fed taglierebbe ancora i tassi anche dopo Powell? Ragazzi, dipende da chi ci va dopo Powell. Dipende da chi va dopo Powell. Oggi infatti c'era un po' di casino perché Trump ha detto che Hassett, che è uno dei principali diciamo pretendenti del trono della Fed, è uno carissimo a Trump ed è uno ovviamente che taglierebbe i tassi, è un po' l'ombra di Trump. Trump ha detto che sta bene dove sta, quindi che non vorrebbe metterlo, ecco. E questo ha un po' sconquassato i mercati, non so se avete visto oggi un po' di reazione. E basta. Potrebbero metterci il clone di Trump se Trump si fa... Esatto, sì, fondamentalmente sì. E Luke quello che dice da sano investitore long, qui vogliono guadagnare tutto subito. Ragazzi, non si fa così. Non si fa così perché chi vuol guadagnare tutto subito perde soldi, punto. Dai che sei vicino al tuo short di copertura. Forza. Io penso che da quest'anno non si possa più guardare al passato. Chi studia e si adegua a questo mercato, non più fatto del solito ciclo, farà bene. Ma infatti, guarda, il discorso è che non bisogna mai affidarsi al passato, nel senso... Bisogna guardare al presente, alle condizioni del mercato adesso, le condizioni macroeconomiche attuali e diciamo a quello che è il ciclo economico in corso, per guardare nel breve e medio termine. Sul lungo termine si guarda invece ad avere un portafoglio diversificato senza voler strafare, perché poi voler strafare porta a correre dei rischi troppo elevati. Tu il pack lo fai su base temporale o su base variazione di prezzo? Io su base temporale con una piccola riserva una riserva in liquidità, io ho il 50% del mio portafoglio in liquidità, ok? E quel 50% lì lo ecco, l'unico caso in cui vado a cambiare l'allocazione è se ci sono dei bear market importanti del tipo sull'azionario dal meno 30 meno 40% sugli indici in giù, allora lì vado a riallocare parte della liquidità in più sull'azionario, e su Bitcoin dal meno 50% dai massimi in giù, allora lì vado a incrementare leggermente, su Bitcoin meno, vado a incrementare l'allocazione, sull'azionario di più. Questa è proprio una mia strategia di mobilitazione della liquidità nei casi un po' di bear market più marcato, più forte, e altrimenti la mia allocazione rimane tale, ribilancio periodicamente, tutto lì. Quanti anni hanno i tuoi follower? Perché se siamo tutti giovani basta avere pazienza e disciplina. Bravo Francesco, bravo, hai detto delle sagge parole, si guadagna col tempo. Ah, che bello sentire queste parole. Che bello sentire queste parole. Sarebbe da incorniciare, si guadagna col tempo. Cioè, il tempo che tu passi investito è proprio quello che fa la differenza. E proprio cercare di far dentro e fuori, prendi qui, esci lì, è quello che ti rovina. È assolutamente vero. Cioè non è un DCA, corretto? Allora, diciamo, di base sì, perché ovviamente io ho entrate ricorrenti mensili, supponiamo, e quelle entrate le vado a investire periodicamente nella mia allocazione target, quindi quella è una sorta di DCA. Oltre a quello c'è la componente extra quando ci sono ribassi marcati, dove smobilizzo liquidità, e infine i ribilanciamenti periodici quando una delle componenti va a pesare di più dell'altra.
E che pack consigli? Lo fai su Fineco? Ragazzi, lì dipende da tutta una serie di fattori. Ci sono tantissimi broker ottimi, io, cioè non mi sento di consigliarne uno più degli altri, ce n'è vari davvero ottimi. Parlavamo prima di Scalable, di Trade Republic, Fineco è ottima comunque, Directa, De Giro, cioè ci sono davvero tante piattaforme ottime, ormai sono tutte praticamente allineate, ecco, in termini di qualità. E per le cripto, ovviamente, se uno vuole crypto spot, è top utilizzare gli exchange che ti danno delle commissioni molto più basse e il possesso delle cripto che puoi detenere sui wallet. E io come pack azioni ho il broker con Allianz. Ah, non lo conosco. Non lo conoscono. È la funzione spiccioli di Revolut, non te ne accorgi e metti da parte. È carina anche quella di Trade Republic, sempre, che ti fa l'arrotondamento sulle spese, tipo spendi, che ne so, 5,70 €, lui te ne fa spendere 6 e quei 30 centesimi te li investe. È carino, è simpatico. Sono dei bei concetti proprio per incentivare il risparmio anche, cioè il tema importante è proprio il risparmio, secondo me. La nostra Solana come va? Si sta riprendendo dopo le meme coin? Ma guarda, va alla grande in realtà in termini di fondamentali, però il prezzo arranca da morire ragazzi. Allora, tolgo un attimo il grafico del pack perché adesso torniamo a noi. Allora, apri lista, cripto, quella è la mia watch list, eccoci qua. Questo è il settimanale, vediamo ragazzi, anche perché adesso stiamo ritestando un bel supportino, vediamo un po'. Fineco numero 1, Fineco è un'ottima banca, indubbiamente. Io ho anche il conto bancario con Fineco, mi trovo molto bene, a dir la verità. Nasdaq vola. Nasdaq, fammi un po' vedere. Fammi un po' vedere. Meglio Scalable Capital o Trade Republic per assistenza clienti? Guarda, non ti so dire perché non ho mai avuto a che fare con l'assistenza clienti, fortunatamente. Chiediamo l'aiuto del pubblico. Nasdaq anche lui è vicino ai massimi, è bello carico e pepato. Bello pepato. Hai aperto il tuo short di copertura ai quasi 98k toccati? Non ancora, ragazzi, vi dico la verità, not yet, perché non lo volevo aprire così alla cieca, ma su strutture di debolezza. Quindi vediamo un po' come si comporta adesso. Se vedo che fa fatica a approcciare quest'area, io apro la mia posizioncina difensiva iniziale. Vedemo. Cosa ne pensi di Aster nel long term? So che è un alt, ma le basi del progetto mi sembrano solide in vista anche di una continua espansione dei DEX. È un po', guarda, una scommessa sulle scillate di CZ, forse, per come la vedo io, non lo so. A me non piace l'idea di alt nuove, tra l'altro ragionate sul long term. Non ho neanche idea di come sono gli unlock, però sai, anche i perp DEX è talmente competitivo adesso che è un po' un rischio esporsi su uno long term, perché ci sono tante variabili in gioco. C'è Hyperliquid comunque che penso sia ancora dominante. Fatemi un attimo vedere su DeFi Lama cosa si dice. Allora, metriche, dov'è? Old menu, bravo, mi piace il menu vecchio che mi trovavo bene. Dexis, dov'è Dexis? Fees and revenue, volume, stablecoin, volume forse? Dexis. Perps. Allora sì, Hyperliquid domina. Al secondo posto c'è Lighter, poi Aster e EdgeX, ragazzi. Io ve l'ho già detto, non mi piace ripetere perché poi vi stresso, ma EdgeX è in corso l'airdrop. Ricordatevi, vero, che lo si farma? Ne abbiamo parlato. È l'airdrop pre-TGE, prima del lancio del token. Quindi, vedete voi, insomma,
è un bel farmare, un bel farmare probabilmente, soprattutto per chi poi è avvezzo, diciamo, al farming sui perp dex, dove fai delta neutral, no? In sostanza, proprio per farmare punti. Però sì, Hyperliquid domina ancora. Aster non se la cava male, però insomma, come vedete è bello competitivo come ambiente, quindi che dire. Ma tu dove hai studiato trading? Io non faccio trading, ragazzi, non sono assolutamente un trader, no, io sono un investitore e ci ho provato a fare trading per sfizio, c'era un periodo, no, che ve lo condividevo anche a voi un po' quello che facevo, ma non fa per me, non fa davvero per me, cioè non ho testa, non ho tempo e quindi no, non guardare me per quanto riguarda il trading e non è, diciamo, il mio pane quotidiano. C'è Matte da noi che invece è forte. Cosa ne pensi di Link e Hondo? Abbiamo due video dedicati, uno su Link e uno su Hondo. Puoi andare a vedere todo. Allora, ragazzi, mezz'ora, mi è arrivato la campanellina della mezz'ora. Sei investito in strategy? No. No. C'è chi è investitore e chi è investito, esatto. Siamo tutti investiti, nel senso travolti dal mercato. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, poveri noi. Allora, fine della parte di Q&A.